Incontro speciale. Davanti a un buon vino. La ribolla gialla di Cantina Pujatti. Sapori, aneddoti e tanto altro. Accomodati con noi. Questo è Storie a Sorsi. Benvenuti. Grazie di ospitarci. Volevamo farti conoscere uno dei nostri vini più significativi e che anche ci ha fatto conoscere. Con me Andrea Lonardi, che è winemaker di Cantina Pujatti, in realtà di tutte le aziende di Angelini Wines and Estates. E qui abbiamo Andrea, creatore dell'ombrello e quindi di questo prodotto di design che mi ha fatto proprio innamorare. Ma inizierei ad assaggiare. Sì, raccontatemi un po' di questo vino. Dai Andrea, dici qualcosa. Chiaramente non c'è bisogno di assaggiarlo per sentire se sa di tappo, perché una delle sue grandi caratteristiche di innovazione è quella di avere questa chiusura particolare, che è un po' come il tuo modo di fare arte, di fare arredamento, che ha sicuramente degli elementi nuovi. Uno di quelli che noi abbiamo sdoganato, un concetto che abbiamo sdoganato, è quello che il vino deve avere il tappo in sughero. Sì. Invece ci sono dei tappi innovativi che fanno bene al vino e che lo tengono ancora più fresco e ancora più diretto. Prego. Thank you. Sentiamo cosa dice Andrea. No, non mi permetterei mai di raccontare. Io vi parlerò di un po' di design, no? di quello che faccio. Ma secondo te ci sono degli elementi che uniscono il design a un vino? E io credo che ci siano degli elementi comuni tra tutti quelli che cercano di portare avanti un progetto di qualità, eccetera, legato a un territorio, un gruppo di persone. E questi sono magari due aspetti che mi immagino siano in relazione con quello che fate. Sicuramente ci sono degli elementi che ci uniscono, no? C'è la semplicità, c'è la voglia di tirar fuori naturalezza, di tirar fuori quella trasparenza che credo che oggi sia necessaria per fare qualcosa anche di un po' più accattivante e provocante, che credo che all'interno di questa ribolla ci sia. Oggi se arrivi in Friuli spesso accade di trovarsi di fronte a dei vini così, a dei mobili, è come trovarsi di fronte a dei mobili un po' barocchi, nei quali si tende ad aggiungere e si tende a coprire quello che è invece il valore del territorio, quello che è il valore del vitigno, del clima, del posto dove siamo. Noi, anche grazie al lavoro che ci ha aiutato molto a fare Eleonora e che ha dato questa immagine super accattivante, abbiamo cercato di togliere, di essere forse meno presenti in forma diretta, quindi meno io, ma invece di essere dietro alla cantina per cercare di esaltare quello che è il valore degli elementi veri e che si rendono poi riconoscibili anche da parte del consumatore. Quindi un clima eccezionale, ricordo che siamo in un ambiente da un punto di vista paesaggistico bellissimo. Hai da una parte il mare Mediterraneo, che è comunque mare Mediterraneo, la parte alta dell'Adriatico, e a pochi chilometri di distanza le Alpi Carniche, che sono la parte più fredda forse dell'Italia. Ecco, quest'unione climatica particolare, fatta di giorni soleggiati e di notti estremamente fresche, unite a questi terreni particolari che sono dei sassi, hanno una forma regolare, sono le cosiddette grave del Friuli, ecco, quello è un ambiente dove per me, quando ci arrivi, lo senti già nella pancia, no? Che può uscire qualcosa di semplice ma di forte, e questo te lo dicono le montagne che le vedi di fronte, te lo dice la brezza che lo senti dal mare, e poi te lo dice anche il fatto che c'è qualcosa di unico e che non c'è da altre parti, che si chiama ribolla gialla. Ecco, se metti insieme queste cose ti sposti e fai in modo che si devono solo loro tre elevare per poi trovarsi all'interno di un bicchiere. Noi proviamo a fare quello. Sì, il lavoro anche di rebranding è proprio andato assolutamente in quella direzione. Si trattava di prendere una cantina che anche storica, perché è una cantina storica in Friuli che prima era di proprietà della famiglia Pujatti,
e che a un certo punto invece è diventata una delle aziende del gruppo di Angelini Wines and Estates, e l'intenzione era proprio quella di raccontare cosa davvero questa cantina era. Abbiamo appunto aggiunto il termine cantina, che è stato anche un po' problematico inizialmente, perché molti anche all'interno dell'azienda non lo volevano, anch'io, perché in qualche modo lo associavano quasi a un elemento così negativo. In realtà era molto importante per noi scollegarci proprio dalla concezione familiare e puntare tutto su questa realtà produttiva, e quindi per questo abbiamo aggiunto il termine cantina, proprio per raccontare quella che è l'anima di Pujatti, che è sempre stata un'azienda che ha creduto nella unicità del territorio e del vitigno, tanto che anche in anni in cui storicamente la vinificazione vedeva tanto legno, tanta maturazione, tanta macerazione, anche in quegli anni, anche molto controcorrente, i vini sono sempre stati maturati esclusivamente in acciaio, proprio per permettere al vino di raccontare l'anima. Quello che ho trovato speciale la prima volta che mi avete contattato è stato la strana coerenza sia diciamo di concetto, ma anche a livello dei colori. Cioè sono due brand che, partendo da due punti di riferimento completamente diversi, hanno delle affinità, ed è stato semplicissimo lavorare con voi proprio per tutti Comunque questi. qui vedo, scusate, ma mi è cascato l'occhio, cioè questa è la testimonianza che ci ha copiato. Questo è Color Sauvignon Blanc. Questo è un blu l'ombrello. È uguale. Evidentemente non aveva copiato, però insomma particolare trovare proprio questa affinità di linguaggio e questi colori che appunto si parlavano già senza essersi conosciuti, quindi io mi sono innamorata. Però c'è un elemento molto bello, che è quello di non prendersi troppo sul serio, che purtroppo alcune volte succede anche nei vini. Se sei una persona, sei un produttore che non comunica certi valori, spesso a mio avviso anche un po' vecchi, che hanno un po' stancato, c'è il caso che le persone non ti prendono sul serio perché dicono quello è un prodotto non di qualità. Invece anche oggi, osservando i tuoi oggetti, c'è questa sai non prenderti sul serio, ma dall'altra parte se uno si ferma, si siede, controlla l'ombrello, poi scopre che è un ombrello artigianale, scopre che quel pezzo è fatto da un artigiano veronese o trevigiano particolare, quindi che è quello che rende poi l'oggetto particolare, e credo che poi le persone si affezionano effettivamente a quelle, capiscono di avere un oggetto che invece ha una grande cura nel dettaglio, che è poi la cosa che crea la vera identità. Ma perché un po' secondo me l'annosa questione di come si confonde la serietà con la seriosità, e quindi molto spesso c'è un po' questa impronta che non sei serioso, non sei neanche serio, e invece sono due cose proprio molto molto diverse, quindi si può essere molto seri e quindi fare molto bene il proprio lavoro, ma farlo con allegria, con spensieratezza, col sorriso sul viso, con leggerezza. Perché alla fine, come hai detto, le persone oggi vogliono star bene, vogliono bere un bicchiere di vino che non sia più così concentrato, così ricco, così complesso, così barocco, ma che sia fresco, dinamico, facile. Ma infatti raccontiamo qualcosa di questo vino ad Andrea. La Ribolla è un vitigno, sicuramente non sarà lo Chardonnay di Francia o altri vitigni che sono diventati famosi, però è un vino per me che esprime una territorialità e esprime anche un'identità friulana. L'identità friulana lo si vede frequentando il Friuli e lo si vede nel modo nel quale loro, finiti la giornata, si fermano in queste frasche, in questi bar di paese a bere un bicchiere di vino, e lo fanno per stare insieme, quindi per socializzare. E il vino più facile da bere in questi contesti, quindi anche in un contesto di aperitivo, un contesto conviviale, di serenità, non è di certo di bere un vino aromatico, forte, concentrato, ma è quello di bere un vino semplice, che se ne può bere più di un bicchiere. E la Ribolla unisce questo, lo fa anche nella sua parte aromatica, a queste note di mela verde, di uva spina, che sono aromi
ai quali siamo forse un po' meno abituati, perché invece arriviamo normalmente dalla pasta gialla, dalla bicocca, dalla pesca, oppure da note un po' più erbacee che caratterizzano oggi il mondo dei Sauvignon. E questo è un vino un po' old fashion, ma che se interpretato con una versione un po' più contemporanea diventa luminoso. Ti piace? Super. Bene. Voi vi siete occupati di questo rebranding di Cantina Pugliatti con i colori eccetera, e poi vi state occupando anche di altre aziende del gruppo, o è un progetto focus solo su Cantina Pugliatti? No, in realtà insomma, è stato questo focus su Cantina Pugliatti, è stato il primo brand su cui abbiamo iniziato a lavorare così un po' in profondità, ripensando alla realtà. E l'abbiamo fatto già anche su una linea di Bertani. In realtà tutto un po' rientra in questa filosofia che ci siamo dati anche dopo il rebranding della corporate, quindi di Angelini Wines and Estates, che è quella che si riassume, diciamo, in questo payoff, in questa slogan che è Elevating Territories, che in qualche modo significa l'idea di noi vogliamo in qualche modo col nostro lavoro, oltre che a produrre vino, che è già una cosa importante e meravigliosa e che ci diverte tanto e ci appassiona soprattutto tanto, anche portare con noi, facendo questo, l'idea di aiutare i territori in cui operiamo a in qualche modo migliorarsi o tirare fuori il meglio. Non è una presunzione, chiaramente riguarda poi le nostre realtà in quei territori, però ci piaceva l'idea di fare un po' un passo più in là. Il territorio è fondamentale e devi conoscerlo, devi essere un grande appassionato. La passione è la benzina che alimenta la cultura. Se hai quella benzina, quella voglia che solo una passione incondizionata ti alimenta, ti spinge a farlo, ti porta a fare delle cose che hanno sicuramente il carattere di elevare un territorio. Pensiamo al Friuli. Nel Friuli barocco abbiamo deciso di uscire fuori dagli schemi, abbiamo proposto una linea fresca, contemporanea, immediata, facile, che crea socialità, crea convivialità. E questo concetto di semplicità noi qui oggi lo rappresentiamo alla fine, perché è un po' anche il fil rouge di quello che tu crei, cioè qualcosa di bello ma allo stesso tempo facilmente comprensibile e che quindi che arriva in maniera molto, molto forte. L'ombrello era l'idea di mettere sotto a un ombrello tutto quello che mi piace. Che l'ombrello è un oggetto semplice, ma non proprio semplice se guardi come funziona. È partito tutto con una Design Week a Milano di 4 anni fa, in cui ho occupato uno spazio pubblico in centro a Brera e ho semplicemente presentato le mie sedie, i prodotti, alle persone che passavano, senza un evento predefinito, eccetera, ma semplicemente stando nel posto giusto e il feedback delle persone, la gioia che hanno quando le provano, le acquistano, ce le scelgono, eccetera. Immagino che sia una cosa, diciamo, che è in comune tra di noi. E racconta ad Andrea il nostro progetto sulla Design Week. Ci ritroveremo nel primo spazio in cui io ho proposto le sedie al pubblico, che è lungo via Solferino, è una delle vie principali della Design Week in Brera, e creiamo questo spazio in cui la gente passeggiando potrà fermarsi. In un certo periodo della giornata avremo a disposizione alcuni di voi per raccontare qual è il vino, come, eccetera, e per creare questo punto di aggregazione in un ambiente in cui ci sono colore, sedie, persone,
gente nuova, inaspettata, la gioia della Beh, Design il Week. vino non può mancare nel contesto. Assolutamente sì, saremo ospiti di Andrea, quindi nel suo spazio in via Solferino, con Cantina Pugliatti ovviamente, e quindi tutti i giorni ci sarà un momento la sera dedicato a Cantina Pugliatti dove faremo assaggiare i nostri vini, e quindi non solo la ribolla gialla ma anche il friulano, il pinot grigio, e dove faremo quello che fa Andrea alla Design Week, cioè incontreremo le persone, scambieremo le nostre idee sul vino, sul design. Sarà un momento dove ci divertiremo, ci arricchiremo e dove posizioneremo Cantina Pugliatti lì dove un po' deve stare anche rispetto a quello che avevamo pensato nel lavoro di rebranding, cioè nel mondo del design, dell'arte, della moda, in mezzo alla gente, in un modo pop. Ma quindi Eleonora, per chi non sarà presente alla Design Week, come può trovarvi? I vini di Cantina Pugliatti sono disponibili in molti ristoranti ed enoteche, ovviamente, sul sito di Cantina Pugliatti, e per tutti i dipendenti del mondo Angelini anche nel portale di Angelini, quindi i modi per arrivare a Cantina Pugliatti sono tanti. Bene, facciamo un brindisi? Tanto non si